Buongiorno a tutti cari amici tifosi rossoneri, benvenuti o bentornati sul canale Milanisti. In questi giorni, in queste ore si fa un gran parlare del mercato rossonero, o meglio del mancato mercato rossonero, perché è vero che abbiamo praticamente acquistato Ricci, è vero che arriverà Modric quasi sicuramente, anzi lo do per scontato, ma quello che doveva essere un mercato ricco, sostanzioso e che avrebbe dovuto trasformare la nostra squadra da 5 a 7 undicesimi, perché queste sono le previsioni, ancora non si è concretizzato e quindi c'è, come dicevo, malumore, ci sono tanti tifosi che sono imbestialiti e quindi voglio ancora una volta parlare di questo aspetto perché recentemente è successa una cosa che mi ha fatto riflettere e vorrei condividere con voi le mie impressioni, le mie considerazioni. Prima di tutto però vi invito a sostenere il canale con iscrizione, accensione della campanella molto importante, like e commento anche tattico perché così mi aiutate a portare avanti questo progetto che si svilupperà e che crescerà perché poi vi svelerò qual è il progetto specifico che ho in mente per questo canale e quello che sarà poi, quelle che saranno le caratteristiche che avrà in futuro, soprattutto per l'inizio della prossima stagione. Grazie a tutti. Allora, partiamo da una considerazione. Chi mi conosce, chi è iscritto a questo canale sa che io sono sempre molto equilibrato o quantomeno cerco di essere sempre molto equilibrato perché ho capito che farsi prendere dagli isterismi non serve assolutamente a niente e anzi crea malumore e il malumore del popolo rossonero si ripercuote sulla squadra. E quindi bisogna fare prima una distinzione molto importante. La distinzione è: un conto è la proprietà e un certo tipo di dirigenza, un conto è il Milan, cioè la squadra. E quindi non possiamo fare una valutazione globale perché la proprietà e alcuna dirigenza, alcuni personaggi della dirigenza, in particolare Furlani, oggi ci sono, domani probabilmente no, speriamo che se ne vadano prima possibile. Il Milan resta, il Milan è sempre il Milan e sarà sempre il Milan, quindi non possiamo tifare contro il Milan perché c'è una dirigenza che non ci piace, perché c'è una proprietà che non ci piace. Il Milan deve essere preservato perché è un nostro bene, è una nostra, come dire, è un qualcosa che ci appartiene, è un qualcosa di prezioso. Chi ha fede nel Milan, chi crede nel Milan, chi tifa Milan, chi ama il Milan, lo deve proteggere. E quindi non possiamo scagliarci contro il Milan, sperare che il Milan perda, sperare che il Milan retroceda per far andare via proprietà o dirigenti. Questa è follia pura, perlomeno per quanto mi riguarda. Ovviamente poi ognuno di voi esprimerà nei commenti quello che pensa, però io credo che il vero tifoso non possa in nessun caso, in nessuna circostanza tifare contro. Secondo me quello non è un vero tifoso, ma questa è la mia opinione. E quindi dobbiamo sempre tenere separate le due cose. Un conto Cardinale, Furlani, Moncada, Ibrahimovic, un conto il Milan. Ibra e Tare per il momento stanno in un limbo perché ancora non possiamo giudicarli e quindi dobbiamo aspettare la fine del mercato, all'inizio della stagione, vedere come funziona la squadra per poter dare un giudizio obiettivo anche su di loro. C'è chi è già partito schierato, quindi che non gli ha dato neanche il beneficio del dubbio e ha già sparato a zero anche su Tare e su Allegri, e io credo che non sia assolutamente giusto, tanto per essere equilibrati, perché le persone vanno giudicate dopo che hanno fatto qualcosa, dopo che gli è stato dato il tempo di fare qualcosa, non prima. Non si può giudicare un professionista per quello che ha in mente senza averlo messo in pratica. Sarebbe, mettetevi nei panni, no? Di Tare ed Allegri, che ancora non hanno avuto modo, Tare di fare mercato fino in fondo, Allegri di costruire una squadra, metterla in campo e farla giocare, e sentitevi giudicati ancora prima di finire il vostro lavoro. Sarebbe assurdo. E poi c'è ovviamente la squadra, come dicevo, quindi dirigenza vecchia, proprietà, Tare Allegri nel mezzo, e poi c'è la squadra che è il nostro
cuore, la nostra essenza. E quelli sono ragazzi, soprattutto in alcuni casi giovanissimi, che vengono a vestire la maglia del Milan perché si sono emozionati nel pensare di poter vestire questa maglia gloriosa, vogliono scendere in campo, vogliono vincere, vogliono darci grande soddisfazione, e questi sono ragazzi che vanno aiutati perché niente hanno a che vedere con la proprietà, la dirigenza vecchia, eccetera, eccetera. Dobbiamo sempre fare questa distinzione, perché se noi facciamo tutto di tutt'erba un fascio, facciamo tutto un mucchio e ci mettiamo dentro tutto, facciamo il più grosso errore che può fare un tifoso. Io, come dicevo, sono sempre stato abbastanza equilibrato, ho sempre cercato, quantomeno nelle mie possibilità, perché poi sono comunque un tifoso passionale di base, di essere abbastanza equilibrato nei giudizi, perché so che essere isterico, come dicevo prima, non fa bene alla squadra, perché se il tifo del Milan è scontento, è pessimista, è negativo, eccetera, questo ambiente poi si ripercuote sui ragazzi, sulla squadra che va in campo, e non li aiutiamo ovviamente, perché è un conto è giocare in uno stadio che ti sostiene tutta la partita, malgrado magari tu non riesca a vincere, però senti che c'è il pubblico dalla tua parte, che sono i tifosi che ti sostengono, che ti fanno crescere, come succede in tante squadre europee che sono brave a lanciare i giovani, perché in quei paesi c'è una cultura calcistica diversa, cioè il popolo, i tifosi, danno tempo ai giovani di adattarsi, di crescere, anche di sbagliare, e questo chiaramente favorisce anche le società, gli allenatori a mettere in campo anche ragazzini di 16-17 anni, perché il pubblico li aiuta. Se noi non facciamo questo, ovviamente ci diamo la zappa sui piedi, per intendersi, no? Quindi, dicevo, sono abbastanza equilibrato, cerco sempre di cercare di non divulgare pessimismo, non divulgare malcontento, cerco sempre anch'io di essere positivo e ottimista, anche perché fin tanto che il mercato non sarà finito, fin tanto che non si chiuderà la saracinesca del mercato, è inutile stare a giudicare il mercato del Milan, perché abbiamo visto in altre circostanze, in altri anni, in altre stagioni, che alla fine, magari negli ultimi giorni, i giorni del Condor, i giorni di Galliani, arrivavano fior di giocatori, il Milan riusciva a mettere su una squadra competitiva, e mi ricordo proprio l'anno in cui, il primo anno di Allegri, che arrivò, mi sembra, Ibrahimovic proprio negli ultimi giorni, nelle ultime ore di mercato, e poi andò in tribuna a vedere la partita che vincemmo per 4-0, mi sembra, contro una neopromossa, anche in quel caso, come succederà quest'anno, perché al debutto quest'anno debutteremo con una neopromossa. E quindi è inutile ora farsi il fegato marcio, creare malcontento, creare malumore, che poi si ripercuote sulla squadra prima che sia finito il calciomercato, perché tutto può succedere. Poi, una volta finito il calciomercato, se questa società non avrà fatto le cose che ci aspettavamo, non avrà fatto le cose fatte per bene, innanzitutto lo dirà il campo, perché magari arriveranno dei nomi che noi non conosciamo, come succede per altre squadre, tipo per l'Atalanta, per il Bologna, eccetera. Quando hanno fatto il mercato negli anni passati sono arrivati nomi che non si conoscevano, tipo Zirkzee, chi lo conosceva, chi sapeva chi era, e poi si è rivelato a Bologna un giocatore fenomenale. Poi chiaramente ha fatto una scelta sbagliata, è andato nel Manchester United e ha fatto una scelta sbagliata, ma a prescindere da quello, tanti nomi, Lookman è arrivato all'Atalanta, non nessuno sapeva chi fosse, è diventato un campione, quindi il campo poi ci dirà se questi giocatori che sono stati presi, che saranno presi, poi saranno effettivamente giocatori utili e riusciranno a rinforzare la nostra squadra, o se saranno semplicemente dei bidoni come Emerson Royal, o come, che ne so, altri giocatori che sono venuti al Milan e non ci sono piaciuti, e chiaramente sono stati rispediti al mittente, oppure sono stati, diciamo, in alcuni casi gestiti male, perché noi abbiamo gestito male Ballo Touré,
che non è stato preso da questa dirigenza ma da quella precedente, ma cambia poco. È stato gestito male De Ketelare, è stato gestito male anche diciamo, i giocatori che avrebbero potuto essere gestiti in un certo modo, cioè che avremmo potuto gestire in un certo modo, tipo Chukwueze e Okafor, sono stati gestiti male a mio avviso, e quindi in quel caso non sappiamo se abbiamo preso un bidone o se abbiamo preso dei giocatori validi che però non sono stati gestiti bene. Comunque, dicevo, bisognerà aspettare il campo. Quindi rimango fermo su questa posizione, io personalmente aspetto di vedere come si concluderà il calciomercato. È ovvio, abbiamo una partita da dentro o fuori, anche se la Coppa Italia, anche se riguarda la Coppa Italia, ma diciamo dopo Ferragosto, intorno al 23 se non sbaglio, c'è questa partita diciamo preliminare, perché se vinciamo entriamo nella fase finale della Coppa Italia, se no siamo fuori dalla Coppa Italia. Essendo una partita ufficiale da dentro o fuori, mi aspetto che la squadra sia pronta quasi all'80-90%, perché comunque ci giochiamo una cosa abbastanza importante, no? Quindi vedremo quello che succederà, però ci sono delle cose che non posso far finta di non vedere. Non sarei onesto con me stesso, non sarei onesto nei confronti vostri, perché ho sempre detto che su questo canale userò il bastone e la carota, e quindi quando le cose vengono fatte bene le sottolineerò, quando le cose vengono fatte male lo stesso. E non posso, dicevo, fare a meno di sottolineare quello che è successo con Archie Brown, perché sapete tutti che Archie Brown era stato praticamente vicino a venire al Milan, era già tutto fatto, era pronto l'aereo per portarlo a Milano per fare le visite mediche, firmare il contratto, eccetera, e poi invece beffardamente si è imbarcato su un altro aereo, su un altro volo che l'ha portato in Turchia, al Fenerbahce. Non posso parlare di amarezza o di delusione per il mancato arrivo di Archie Brown, che io francamente non so neanche chi sia, e non so se abbiamo perso un potenziale grande giocatore, un potenziale grande terzino, oppure se abbiamo perso un bidone, questo non lo so. Però abbiamo fatto una figura meschina, una figura grottesca, una figura non da Milan, una figura che peserà a livello di immagine sulla nostra società, come sta pesando da diverso tempo sulla nostra immagine il lavoro nefasto di proprietà e alcuni dirigenti, e mi riferisco ovviamente soprattutto a Furlani, perché stanno continuando a fare cose che non si sa se ci sono o se ci fanno, nel senso non si sa se combinano queste cose veramente assurde, consapevoli che stanno facendo una cosa sbagliata, o se sono ingenui, o se semplicemente commettono gli errori senza rendersene conto. In ogni caso sono dei cialtroni, e lo devo sottolineare perché devo essere onesto con me stesso. Sono delle persone che di calcio non capiscono assolutamente niente, ma la cosa più grave è che io vi ho sempre detto, secondo me a Tare Allegri è stata data carta bianca, cioè gli è stato dato un budget che poi è variabile, perché se vendiamo altri giocatori aumenterà, se non li vendiamo sarà intorno ai 100, adesso è intorno ai 100 milioni, una parte ovviamente sono stati spesi per Ricci, ma c'è il resto. E loro hanno carta bianca, cioè possono comprare chi vogliono. In realtà credo che non stia succedendo questo, credo che io sia stato troppo ottimista, credo che abbiano avuto ragione molti dei tifosi che mi hanno scritto sul canale dicendomi guarda che comunque l'ultima parola aspetta a Furlani, e quindi Tare non ha libertà di azione. Io avevo detto se a Tare gli viene dato un budget di 100 milioni, per ipotesi, lui potrebbe anche decidere di prendere un giocatore da 80 milioni, un giocatore da 20, e nessuno gli avrebbe detto nulla. Invece nelle trattative probabilmente entra in gioco Furlani, e questo lo si capisce da quello che sta succedendo con Yashari nella trattativa col Bruges, che è una trattativa che guarda caso è molto simile a quella che c'è stata per De Ketelare
il fil rouge che lega queste due trattative è ovviamente Furlani, che era amministratore delegato quando c'era Paolo Maldini e Massara, e è amministratore delegato ora che c'è la dirigenza nuova, quindi con Ibrahimovic, eccetera, eccetera. E questo signore Furlani forse non ha capito che quando ti chiami Milan e quindi vuoi essere un top club, perché noi lo siamo stati nei fatti un top club mondiale, siamo stati in cima al mondo, sul tetto del mondo, come amava dire Berlusconi. Adesso non lo so se siamo più un top club, perché il Milan, come ho detto, rimane il Milan, ma chi lo gestisce, se lo gestisce in un modo che non è da grande squadra, da top club, questa gestione si riflette sull'immagine della squadra, sull'immagine del Milan. E oggi, da diversi anni, da quando è entrato Cardinale come proprietario del Milan, quello che fa la proprietà e la società non riflette sulla nostra squadra, sul Milan, qualcosa di bello, qualcosa di professionale, qualcosa di eccellente, come era ai tempi di Berlusconi. Quello che fanno questi personaggi non è, secondo me, da top club. E vi spiego perché. In una trattativa come quella di Yashari, una grande squadra, un top club, non guarda 1-2 milioni di differenza. Anche se deve sborsare 2 milioni in più o 3 milioni in più per chiudere la trattativa, pensa che sia più opportuno darla vinta al Bruges, dargli questi 3 milioni in più, ma far vedere che sei un top club, che arriva e compra, e anche velocemente perché è un top club, piuttosto che mettersi a fare i puntigliosi per 3 milioni, portare avanti una trattativa infinita, come è già successo con De Ketelare, fare figure barbine, meschine, come quelle che stiamo facendo per l'ennesima volta, con un club come il Bruges che ci prende letteralmente per i fondelli. Il club Bruges, come il Fenerbahce, ci hanno ridicolizzato a livello mondiale, perché hanno fatto capire a tutto il mondo del calcio che il Milan non conta più niente, che il Milan non è un top club nei fatti, perché il Bruges ha detto: ci siamo messi a sedere così, come per dire, a fare la trattativa col Milan, semplicemente per fargli una cortesia, ma sapevamo bene che Yashari rimaneva con noi, come dire, non ci siamo seduti al tavolo col Real Madrid, col Manchester City, col Barcellona, magari anche intimiditi, magari anche messi in una situazione di sudditanza psicologica. Noi ci siamo messi a sedere al tavolo della trattativa col Milan, guardando il Milan dall'alto verso il basso. Questi sono dei poveracci, questi non hanno i soldi, questi ci fanno offerte che sono ridicole, stanno a puntigliare, a impuntarsi sul milioncino di differenza. Ecco, quello che non capisce quel personaggio, che io non posso definire perché sennò mi querelano in maniera come vorrei fare, di Furlani, quel personaggio, diciamo, simpatico di Furlani, simpatico fra virgolette, non ha capito che l'immagine del Milan vale più di 3 milioni, molto di più, cioè che la reputazione, che la percezione della nostra società, del nostro brand, del nostro Milan vale molto di più di 3 milioncini del cavolo che noi avremmo dovuto dare sull'unghia al Bruges, con sprezzo anche. Guarda, quanto vuoi? 3 milioni? Guarda, te ne do 4, te ne do 4, così prendi anche la mancia. E avremmo dovuto portare via Yashari, se fossimo convinti che Yashari, cioè se i nostri dirigenti sono convinti che Yashari sia fondamentale, perché io ho già detto che secondo me Yashari non vale 40 milioni, però questo è un altro discorso. E invece siamo qui a fare la telenovela della dirigenza milanista di Furlani, con Furlani protagonista per l'ennesima volta. Quindi credo che Furlani, come dicevo, metta bocca nelle trattative, cioè non scelga i giocatori come ha detto qualcuno, per amor del cielo, non siamo a questi livelli. I giocatori li sceglie Allegri e poi Tare li va a trattare, o Tare li suggerisce Allegri, ma comunque quello è una cosa che sono sicuro che fanno Tare e Allegri. Ma la trattativa, anche se la gestisce inizialmente Tare, poi vuol mettere bocca Furlani, e lui ha in testa una cosa sola:
risparmiare anche 50 centesimi, senza preoccuparsi dell'immagine, senza preoccuparsi del blasone, senza preoccuparsi delle figure di merda, perché tanto bisogna parlare chiaro, che noi continuiamo a fare. Quello che poi è successo con Archie Brown, ragazzi, è una cosa inaccettabile, inaccettabile. Noi siamo alla Berlina di tutti, siamo, qualcuno ci chiama il Circo Milan, e non ha torto, anche se sono tifosi di altre squadre e sul momento, quando sento queste parole, è una pugnalata al cuore, perché stanno parlando mai del mio Milan che io amo, però poi razionalmente, obiettivamente, devo ammettere che noi siamo un circo, siamo ridicoli, stiamo facendo delle cose che non hanno senso. Poi, per essere chiari, come ho detto, poi aspetteremo il mercato e sono sicuro che alla fine del mercato la squadra verrà messa su in qualche modo, magari all'ultimo tuffo, come c'è da aspettarsi, perché se questi sono, se il buongiorno si vede dal mattino, dovremmo aspettare fine agosto per poter vedere una squadra concreta. Allegri dovrà penare per metterla poi insieme nelle prime giornate di campionato, perché chiaramente Furlani non è che pensa: devo mettere in condizioni Allegri di avere una squadra pronta prima possibile, perché così partiamo subito al razzo in campionato, partiamo bene. Furlani non gliene frega assolutamente niente di questo, o perché non capisce di calcio o perché non capisce l'importanza di dare a Allegri una squadra pronta. Quindi per Furlani conta solo risparmiare 50 centesimi sull'acquisto, quindi per Furlani vale la pena aspettare un mese e fare una trattativa di un mese che avrebbe potuto chiudere in un giorno, per risparmiare 50 centesimi, e poi magari non li risparmia perché abbiamo capito che col Bruges puoi stare lì a tirartela quanto vuoi, che tanto quelli sono i soldi che vogliono, quelli sono i soldi che gli devi dare, e se non gli dai quei soldi il giocatore te lo scordi. Quindi la figura meschina, barbina, è quella che dice: sai, sta lì un mese, però poi strappa 10 milioni di risparmio, 20 milioni di risparmio, 30 milioni di risparmio. Caspita, ti do tanto di mano, tanto di cappello, perché 10, 20, 30 milioni sono un altro giocatore. Ma 3 milioni, 2 milioni, ma cosa sono? Ma cosa mi rappresentano di fronte a un danno di immagine colossale come quello che sta facendo Furlani al Milan? Quindi io credo che il nostro mercato sarà un mercato che ci farà soffrire, perché è ovvio che, come ho detto, noi non sapremo mai se questo Archie Brown è stato una delusione enorme, è stata un'occasione persa, perché sarà un giocatore fenomenale che fra qualche anno diventerà un top player, o magari se invece è un bidone, quindi possiamo anche magari essere contenti che la trattativa sia andata in questo modo. Non si tratta del giocatore. Di terzini, per come servono ad Allegri, che quindi devono fare bene la fase difensiva, ce ne sono, e sicuramente il Milan li troverà. Ora tutti a parlare, il Milan gli mancano i terzini, eccetera. Il Milan li troverà i terzini, non è quello il problema. Bisogna vedere se quelli che troverà saranno all'altezza di quelli che ha perso, come Doué, perché l'offerta per Doué è troppo bassa e anche lì passeranno settimane, mesi, eccetera, eccetera. E questo è veramente snervante per noi tifosi, ma ripeto, la nostra attenzione deve andare anche sull'immagine, su quello che è l'impatto che noi abbiamo verso il mondo del calcio. Ma voi siete mai chiesti da fuori cosa pensano gli addetti ai lavori, gli allenatori, i giocatori, i dirigenti, i manager, gli agenti dei giocatori e anche i tifosi delle altre squadre del Milan oggi? Io non credo che pensino un gran bene. Io non credo che pensino che al Milan i giocatori vengano volentieri, che al Milan ci sia una società seria, una società competente, una società che sa fare bene il suo mestiere. Io credo che ci sia un'immagine e una percezione, non voglio dire totalmente negativa, ma sicuramente non all'altezza, come dicevo, della nostra storia gloriosa, perché questa gestione del Milan non possiamo paragonarla a quella che ha fatto Berlusconi a suo tempo. Quindi purtroppo è questa la situazione, come vi ho detto. Sento alcuni tifosi dire: ve ne accorgerete tutti quando retrocederemo in Serie B. Io veramente, ragazzi, io cerco di mantenere la calma, di essere equilibrato, di essere
educato, di essere gentile, di essere comprensivo, ma non posso sentire queste stupidaggini, non posso sentire un tifoso del Milan che usa bene il suo cervello, che ha il cervello acceso, che venga a dire che il Milan retrocederà in Serie B. Non è vero che noi siamo un top club, perché l'ho detto ora, nella gestione non lo siamo e probabilmente con la campagna acquisti che faremo riusciremo a rimanere, spero, fra le prime 4 per rientrare in Champions League, perché questo è quello che interessa a questa proprietà, ma non è neanche vero che noi rischiamo di retrocedere, perché sennò ragazzi allora smettiamola, allora chiudiamo tutto e cambiamo sport, andiamo a tifare basket, baseball o qualcos'altro, perché qui si rasenta l'eresia proprio nel vero senso della parola. Quindi ricordatevi sempre che il nostro umore, che è quello che pensiamo, si riflette sulla squadra, sui ragazzi che vanno in campo. Quindi quando vi viene da dire qualche stupidaggine del tipo retrocederemo in Serie B, pensate che le vostre parole hanno un peso e che possono danneggiare la nostra squadra. Poi, come ho sempre detto, speriamo tutti che questa proprietà se ne vada il prima possibile, ma come vi ho spiegato in un video precedente, non se ne andrà nell'immediato e non saranno le nostre proteste a mandarli via. Quindi dovremo pazientare e dovremo aspettare che il Milan cresca di livello, di prestazione, di risultati per poter avere un valore alto che consentirà alla nostra attuale proprietà di poterlo rivendere e di guadagnarci sopra. Quindi, morale della favola, continuiamo a monitorare il mercato, non ci sono novità ragazzi, io che vi devo dire, è inutile che vi parlo di è uscito il nome di quel terzino, è uscito il nome di quel difensore centrale, cioè, sono tutte voci che vengono messe fuori ad arte dalla stampa per vendere i giornali, per avere visualizzazioni, perché devono dire qualcosa. Io stesso, se l'avete visto ultimamente, non sto più facendo un video al giorno, perché non vi voglio prendere in giro, non voglio mettermi qui a fare un video sul nulla, perché ho rispetto di voi e ho rispetto della vostra intelligenza, e quindi se c'è qualcosa da dire di intelligente, di serio, di sensato, come vedete, come ho fatto oggi, ve lo dico. Se non ci sono notizie non faccio il video, cosa lo faccio a fare? È questo che dovrebbero fare certa stampa, certi giornalisti, invece siccome devono portare a casa la pagnotta, ogni giorno un nome nuovo, che poi chiaramente cosa succede? Noi sentiamo il Milan su quello, il Milan su quell'altro, il Milan su quest'altro, il Milan su quest'altro ancora, poi non si concretizza niente e noi stupidi, mi ci metto anch'io, però il Milan, caspita, va su tanti giocatori e non porta a casa niente, e magari invece non è assolutamente vero. Cioè il Milan, come tutte le squadre durante il calciomercato, si informa, ma si informa su centinaia di giocatori, perché si deve fare un'idea, perché deve sondare, perché deve poi scegliere, ma questo non significa che ha intenzione di prendere quel giocatore. I sondaggi li fanno tutte le squadre, ma siccome si chiama Milan e il Milan vende a livello proprio giornalistico, a livello di notizia, ogni giorno c'è un nome nuovo, ma non è il Milan che tira fuori un nome nuovo e che va lì per prenderlo e poi non riesce a prenderlo. I nomi nuovi ci sono per tutte le squadre e i contatti ci sono per tutte le squadre, però c'è qualcuno che deve vendere giornali, informazioni eccetera, e quindi ogni giorno esce un nome nuovo. Io non ve li faccio questi nomi perché fin tanto che non c'è veramente qualcosa di concreto, dirvi che c'è un nome nuovo a cosa vi serve? Cioè dirvi che è uscito fuori Pinco Pallo, Milan su Pinco Pallo, e poi tanto non lo prenderemo mai. A cosa vi serve? A illudervi, no? Anche perché se Pinco Pallo poi è un giocatore importante, uno si costruisce castelli in aria, si fa delle illusioni e poi quando succede che questo Pinco Pallo non arriva ci rimane male. Quindi io per primo non mi voglio prendere in giro e non voglio prendere in giro neanche voi. Quindi ad oggi non c'è nessuna novità, se non che arriverà probabilmente Modric un pochino prima del previsto, era previsto che arrivasse intorno al 10-15, cioè prima di Ferragosto, quindi dal 10 al 14 di agosto, invece probabilmente arriverà entro la fine di luglio, e questa è una buona notizia perché vuol dire che non vede l'ora di vestire la nostra maglia. Il Milan sta procedendo negli allenamenti, ho visto qualche immagine degli allenamenti, ho visto dei ragazzi divertiti, motivati, che stanno facendo gruppo, e quindi credo che l'idea di Allegri di creare un gruppo unito anche col divertimento, anche col fatto di farli sentire bene insieme stia funzionando, e questa è un'altra buona notizia.
Ci sono molti giocatori, secondo me, che noi avevamo già dato per scontato che partissero, che in questa fase di preparazione magari tireranno fuori il meglio e magari Allegri potrà rivedere la loro posizione e potrà pensare di tenerli, uno su tutti Chukwueze ad esempio. Quindi questa sessione di preparazione ci riserverà delle sorprese e poi siamo in attesa ovviamente di sapere cosa succederà. Concludo dicendo: Tare ha praticamente giocato a carte scoperte, come si fa a biliardo a pool all'americana, quando si mandano le palline in buca e si dichiarano, no? Palla numero 8 in buca d'angolo, ecco, Tare ha dichiarato la buca, ha detto che arriveranno 2 terzini, uno destro e uno sinistro, un altro centrocampista e una punta. Quindi questi sono sicuri, quindi vi posso assicurare, questo video lo potete mettere sul calendario, vi potete mettere l'anima in pace, nel senso che questi sono giocatori che arriveranno di sicuro: 2 terzini, un centrocampista e un attaccante. Sul centrale difensivo bisogna vedere se qualcuno parte. Se parte Ciao, allora arriverà un altro difensore. Oggi addirittura si parla di Scalvini, io magari arrivasse Scalvini, Comotto, Leoni, sono tutti giocatori che per me uno vale l'altro, nel senso sono caratteristiche diverse, ma sarei strafelice se arrivasse un centrale difensivo di questi 3, primo perché sarebbe italiano, secondo perché sarebbero giovani di prospettiva, terzo perché sono sicuramente più forti dei nostri centrali difensivi. Però lì bisogna aspettare. Ma state tranquilli che prima o poi, da qui alla fine d'agosto, arriveranno 2 terzini, un centrocampista, se sarà Yashari bene, se no magari sarà Guerra o qualcun altro, e poi un attaccante. E sull'attaccante anche qui si fanno tanti nomi, tante speculazioni eccetera. Io credo, questa è una mia personale opinione, è una mia personale congettura, ve la butto lì così, ma prendetela con le molle. Io credo che ci saranno buone probabilità, buone possibilità che arrivi Vlahovic, perché credo che il Milan sia la sua destinazione preferita, e quindi se Vlahovic troverà una soluzione spingendo la Juventus magari a fare un prestito con diritto di riscatto, oppure a dividersi lo stipendio, comincia la Juventus a dividere, a dividere col Milan il suo stipendio, quindi metà lo paga la Juventus, metà lo paga il Milan, eccetera. Se riusciranno a trovare una quadra della situazione, può essere che Vlahovic arrivi al Milan, perché secondo me Vlahovic non vede l'ora di tornare con Allegri, che lo ha saputo valorizzare. Il Milan è una destinazione gradita perché è una delle squadre più importanti d'Italia, sa che i tifosi sarebbero contenti, quindi ci sono tutte le circostanze per... Non è detto che succeda, non è assolutamente sicuro, però se alla fine, andando avanti, le cose si direzioneranno in un certo modo, è probabile che il Milan possa pensare di prendere Vlahovic, anche perché in quel caso risparmierebbe tanto, perché se arrivasse in prestito ovviamente risparmierebbe sul costo del cartellino. Se arrivasse a una cifra diciamo tra i 20 e i 30 milioni, era previsto di spendere questa cifra per la punta, quindi rientrerebbe nel budget. L'unico problema ovviamente è l'ingaggio, ma se l'ingaggio viene gestito, spalmato, gestito con la Juventus o spalmato, la cosa diventa fattibile. Ma sarà probabilmente una cosa che succederà più avanti, dopo aver sistemato i due terzini e il centrocampista. Per adesso è tutto, ditemi cosa ne pensate di quello che vi ho detto nei commenti, ovviamente. Mi raccomando, iscrizione, campanella, like e commento. Noi ci vediamo nei prossimi video, grazie per l'attenzione, sempre Forza Milan.